Realizzare il Calabrone si è presentato immediatamente come una sfida. Il perché della sfida rispetto a una storia che sulla carta poteva sembrare abbastanza semplice era dato dalla natura stessa del set. Il film è interamente realizzato all'interno di un loft sulla cima di un grattacielo e sapevamo però che andare a girare di notte realmente sulla cima di un grattacielo sarebbe stata una sfida proibitiva. Uno, per mantenere la continuità. La seconda parte della sfida era quella appunto costituita dal fatto che girando di notte l'effetto scenografico che effettivamente si ha da un palazzo è essenzialmente ridotto. Quindi questi sono stati i due fattori iniziali che hanno condizionato la scelta di riuscire a raccontare fotograficamente l'orizzonte di Milano attraverso delle proiezioni. Abbiamo quindi di fatto utilizzato la tecnologia della front projection, che è una tecnologia degli anni 70. Abbiamo cercato di rimodernizzarla attraverso l'uso di proiettori ad alta definizione. Lo stesso concetto poi è stato applicato nella realizzazione delle sequenze in macchina, nel tentativo di riuscire a dare una specificità alla notte, alla città in cui si muove il personaggio di Carlo, il personaggio interpretato da Sergio Castellitto. Sono Eric di Heavy Division, supervisore degli effetti visivi per il film di Giacomo Cimini, Il Calabrone. Volevo farvi vedere la tecnica della projection che abbiamo utilizzato e abbiamo scelto insieme a regia, fotografia e produzione di utilizzare questo approccio per evitare di dover girare gran parte del film in green screen o blue screen con tutti i problemi derivanti. Siamo convinti che in una situazione di questo tipo la tecnica della projection possa dare molti vantaggi, oltre a ovviamente aiutare molto regia e recitazione. Anche a livello tecnico sicuramente l'immagine risultante è migliore. Con un'adeguata pianificazione questa tecnica consente anche un'ottima versatilità di regia sul set. Per esempio posso fare regolare l'altezza dell'orizzonte o la posizione dei palazzi in maniera dinamica e molto veloce. Inoltre abbiamo preparato diversi contenuti che, sempre in maniera molto efficace, possiamo mandare in proiezione. Per esempio possiamo mandare l'esplosione. Questo ci consente di avere tutti i vantaggi di fatto della post-produzione, quindi la possibilità di scelta, rimanendo all'interno di una tecnica che ci dà un risultato finito al 95% in camera. Sono Mattia di Heavy Division e mi sono occupato in questo progetto di realizzare insieme al nostro service di riferimento il sistema di proiezione che vedete intorno a me. È composto da ben 8 proiettori molto grandi, fanno 15.000 lumen ciascuno e proiettano su di una parete di 7 metri per 32. Tutto questo sfondo è stato ripreso realmente con una telecamera ad alta definizione in varie fette che sono state poi unite e dal nostro reparto VFX sono state poi riproiettate all'interno di una superficie che ha praticamente ricalcato quella che poi è diventata la superficie di proiezione, questa che ho intorno a me. Questo, grazie ad un gioco prospettico abbastanza elaborato, consente di avere uno sfondo posto ad una distanza molto più ampia rispetto a quella che c'è realmente. La produzione è stata preceduta da una fase di pre-produzione cruciale in questi casi, in cui si sono svolti sopralluoghi con i reparti di regia e fotografia per capire la location migliore da cui girare il plate del panorama e soprattutto tutta la scena è stata previsualizzata in un software 3D in modo da dimensionare correttamente sia la scenografia in termini di geometria e dimensioni delle vetrate, sia l'impianto di proiezione per quanto riguarda soprattutto le dimensioni dello schermo e caratteristiche e disposizioni dei proiettori. Una volta poi effettuate le riprese dalla location scelta, lo stitch in un unico panorama è avvenuto direttamente qui in studio.
Chiaramente la sfida maggiore era gestire una risoluzione di più di 16K con la varietà di contenuti di cui avevamo bisogno una volta sul set. Il tutto è stato gestito con un setup 3D direttamente in Nuke per massima flessibilità e alla fine la scelta è risultata conveniente.